Il 22 settembre 1990, Ian Tilton scattò al Motorsport International Garage di Seattle una delle immagini più iconiche e toccanti della storia del rock: Kurt Cobain in lacrime nel backstage. La foto venne scattata dopo uno dei concerti più storici dei Nirvana, ancora prima dell'esplosione mondiale di Nevermind, quando la band era sospesa in un momento di passaggio, ancora profondamente radicata nell'underground, ma già proiettata verso la svolta che avrebbe segnato la loro storia. Quella serata, con tutti i suoi aneddoti e momenti memorabili, ancora oggi va ricordata come uno degli eventi e dei concerti più significativi nella storia della band. Il Motorsports International Garage di Seattle era un locale con capienza di circa 1500 persone, un ex garage coperto su due piani, abbandonato e dall'aspetto trasandato, con pavimento in cemento e pareti spoglie. Per circa un anno ospitò concerti rock e punk prima di essere demolito, diventando così, seppur per un breve periodo, il teatro di alcuni dei momenti più memorabili della scena musicale di Seattle. Quella sera del 22 settembre 1990, i Nirvana, in qualità di headliner, presero parte a un evento che riuniva diverse band della scena underground. Sul palco si alternarono anche i Derelicts, i The Dwarfs e i Melvins, e tra il pubblico quella sera c'era anche Dave Grohl, allora semplice spettatore e destinato di lì a pochi mesi a entrare nella storia della band. Quella sera, infatti, alla batteria si esibì Dan Peters, già noto per il suo ruolo nei Madonnay, una delle formazioni più rappresentative della scena di quegli anni. La sua presenza dietro le pelli segnò una parentesi breve ma significativa nella storia dei Nirvana. Quella rimase infatti la sua unica esibizione dal vivo con la band, un momento sospeso in cui tutto sembrava ancora aperto, poco prima che il loro percorso prendesse definitivamente un'altra direzione. La serata venne progressivamente scaldata dalle band che salirono sul palco prima dei Nirvana, creando un'atmosfera sempre più elettrica e imprevedibile. Nel frattempo il pubblico iniziò a scatenarsi con uno stage diving sempre più selvaggio, lanciandosi dal palco e alimentando il caos generale. Il set dei The Dwarfs durò però meno del previsto. Durante la canzone Let's Fuck, il bassista Sal Peter venne colpito in faccia da una lattina di 7-Up lanciata dal pubblico e dovette recarsi immediatamente in ospedale. L'episodio rese la loro esibizione ancora più turbolenta, segnando uno dei tanti momenti folli di quella notte leggendaria. Saliti poi sul palco in Nirvana, l'atmosfera già elettrica esplose completamente. Kurt Cobain, con il suo pedale, combinato alla distorsione e alla regolazione dei pick-up davanti all'amplificatore, creò un effetto di feedback simile a una sirena, per poi partire con Pay to Play, il brano che sarebbe diventato poi Stay Away. La band iniziò il concerto con un'energia cruda e travolgente, alternando brani del loro repertorio underground e pezzi che di lì a poco avrebbero fatto la storia. Quella sera suonarono inoltre per la prima volta dal vivo Sliver, brano registrato e pubblicato come singolo proprio in quell'anno e con Dan Peters alla batteria. L'atmosfera si fece sempre più rovente e lo stage diving del pubblico sempre più massiccio, al punto che persino Cobain cominciò a sentirsi stressato, con il pubblico che saliva con così tanta prepotenza da metterlo quasi a difficoltà nel suonare. Il concerto continuò comunque, trascinato dall'energia della band e da una folla sempre più coinvolta. I Nirvana suonarono per circa un'ora, regalando ai presenti un'esibizione potente, istintiva e carica di tensione, destinata a restare tra le più significative della loro intera storia. Lo show si concluse con Cobain che, travolto dall'energia accumulata durante l'esibizione, lasciò andare tutta la frustrazione e l'adrenalina. Afferrò la sua chitarra, la fece volteggiare in alto e la scaraventò contro l'amplificatore per poi batterla ripetutamente a terra, segnando così la fine del concerto sul palco.
Tuttavia le emozioni non si esaurirono lì. Cobain, sopraffatto dall'energia accumulata durante l'esibizione, si rifugiò nel backstage, dove finalmente lasciò libero sfogo ai sentimenti repressi e dando vita a uno dei momenti più umani e iconici mai immortalati nella storia dei Nirvana. Lontano dagli occhi del pubblico, cedette a un momento di autentica vulnerabilità, che venne catturato da Ian Tilton, fotografo documentarista presente quella sera. Hanno fatto un concerto brillante, ho scattato delle ottime foto mentre spaccava la chitarra e poi è andato nel backstage ed è scoppiato a piangere, ricordò Tilton. Pensai che sarebbe stata una bella foto, ma mi chiesi se dovevo davvero scattarla, visto che era un momento così fragile. Non sono un paparazzo, sono un fotografo documentarista. Lui sapeva che non era invadente e ho scattato, non ha detto di no. Ne ho fatte 3 in tutto, nella prima piangeva, nella seconda era più o meno ok e nella terza sorrideva. In circa un minuto si è vista tutta la gamma di emozioni che aveva dentro. Quella immagine, oggi tra le più iconiche della storia del rock, mostra il lato più umano e sensibile di Cobain. Un attimo che parla più di 1000 parole sul suo carattere intenso e complesso e su come visse quella storica serata. Il concerto del 22 settembre 1990 al Motorsports Garage di Seattle, oltre a essere uno dei più storici della band, resta una delle performance più esplosive e rappresentative del periodo in cui Nirvana stavano iniziando a emergere come forza autentica nel rock alternativo. Con un set che tra energia pura, setlist aggressiva e momenti memorabili segnò una tappa fondamentale nel loro percorso verso l'esplosione mondiale.